Siete mai stati delusi da un'interpretazione dell'inno nazionale italiano? Per me il canto degli italiani è un vero capolavoro, ma spesso viene eseguito male e alla fine di questo video vi spiegherò il perché. Certo che la nuova legge sulla libertà di stampa darà un grande impulso alla nascita di nuovi giornali. Ah, che frenesia, questi giovanotti! Saranno le solite teste calde. E 1000 voci ripetevano tuonando «Aboriam più che morte il servir». Eh sì, è stata una gran bella serata. Che io mi ricordi, sono sempre stato un patriota. Quando ho iniziato a frequentare il salotto di Lorenzo, mi sono subito sentito parte del gruppo. C'ero io e poi Novaro, un cantante. Era secondo tenore al Teatro Regio di Torino, aveva cantato nelle opere di Bellini e Donizetti, era appassionato di inni, tutti lo eravamo. Ecco, quel giorno cantavamo «Con l'azzurra coccarda sul petto». I versi erano di Bertoldi e la musica di Rossi. Con l'azzurra coccarda sul petto. Il padrone di casa era Lorenzo Valerio. Lorenzo aveva fondato diversi settimanali liberali, come Letture di Famiglia, per esempio, ma erano tutti stati soppressi. Tirate sempre in ballo il balilla. Beh, certamente. Quello è Borzino. Ulisse Borzino, un pittore niente male. Quel giorno si era presentato con un foglietto per Novaro. «Togli», disse, «te lo manda Goffredo». Tutti rimanemmo stupiti. Novaro si era messo a leggere e sembrava commosso. Qualcosa si agitava dentro di lui. Ma cosa? E cosa c'era scritto su quel foglio? Nessuno di noi lo sospettava al tempo. Ma fu così che tutto ebbe inizio. Ciao, io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica. Vi invito a iscrivervi al canale e a recuperare tutti i miei video precedenti. Il canto degli italiani, composto da Novaro sui versi di Mameli, inizia con questo deciso gesto musicale che ricorda un segnale militare. La musica insiste sui gradi di riferimento della tonalità, proprio come è tipico dei segnali militari, degli squilli di tromba. Nel 1848 il compositore francese Johann Georg Kastner aveva pubblicato il Manuale generale di musica militare, nella cui appendice compaiono i segnali militari di tutti i principali eserciti dell'Ottocento, compreso quello piemontese. Questi segnali ricordano molto da vicino l'inizio dell'inno di Novaro. Del resto, riferimenti alla musica militare ricorrono in tutta la musica dell'Ottocento. Novaro stesso li avrebbe utilizzati anche in un altro inno da lui composto, sempre sui versi di Mameli, Suona la tromba. Dopo questo squillo di trombe, ascoltiamo il rullo dei tamburi militari, rappresentato da queste note basse e ribattute. Il carattere militaresco emerge spesso anche nella musica sinfonica dell'Ottocento. Pensate al tema della famosa Sinfonia eroica di Beethoven. Si slancia dalla tonica alla dominante e nel suo insistere sui gradi fondamentali ha sempre questo carattere di segnale militare. Sul suo Canto degli Italiani Novaro scrive «marziale». E questa indicazione viene spesso male interpretata per via dell'assonanza con il termine marcia, ma questo inno non è una marcia, è semmai una cabaletta. Nell'opera dell'Ottocento la cabaletta era un brano veloce con un ritmo molto incisivo e con un carattere conclusivo, posta alla fine di un'aria, un duetto o una scena. Ascoltiamo per esempio la famosa cabaletta di Quella Pira dal Trovatore di Verdi. Notate questa ritmica trascinante. Spesso la cabaletta impiega dei ritmi popolari, in questo caso un ritmo di polacca, una danza antichissima, sul cui ritmo sono basate centinaia di composizioni. Moltissime sono le polacche di Chopin, per esempio. Insomma, l'inno di Novaro non è una marcia, ma una trascinante cabaletta.
e questo marziale va riferito a Marte, dio della guerra, e quindi va interpretato come combattivo, pugnace. Del resto, queste lunghe pause dell'introduzione non sono compatibili con il carattere della marcia, ma sono semmai pause liriche, operistiche e drammatiche. Non vedevamo Novaro ormai da giorni, di lui nessuna notizia. Poi una sera spalancò le porte del caffè Calosso, qui a Torino, in via Garibaldi. Era sovraeccitato. Ci disse che aveva passato la notte a comporre. Ho musicato i versi di Goffredo, ripeteva. Ho avuto una visione, ci disse. In un'immensa valle erano radunate tutte le genti italiche e una figura si ergeva su tutti. Novaro rappresenta la figura che si alza sulla folla con questa scala ascendente in cui riascoltiamo la cellula ritmica dell'introduzione. La voce inizia a parlare e annuncia ai popoli la buona novella. L'Italia s'è desta. La voce inizia in basso, ma si slancia subito verso l'alto, trionfale, come in un annuncio grandioso. Fratelli, Italia s'è desta. L'inno italiano è l'unico al mondo a essere bipartito. Come in una scena d'opera abbiamo un solista che chiama e una moltitudine che risponde. Il solista annuncia il risveglio dell'Italia con molta energia, in maniera quasi aggressiva. Notate quella dissonanza, quell'urto, proprio sulla parola Italia. È una settima maggiore, da molti omessa perché considerata un errore, ma in realtà cifra stilistica di Novaro e presente anche in altri suoi inni. È un cozzare aggressivo di armonici, un urto che conferisce a quel passaggio ancora maggiore energia. Alla fine di questo annuncio accade qualcosa. L'appassionato discorso dell'oratore ha smosso gli animi, che si riscuotono dal loro torpore, e allora la musica modula, cambia tonalità, si apre su un mi bemolle maggiore. A questo punto risponde il popolo. Notate che non c'è più una linea monodica, ma la polifonia, molte voci che cantano insieme. Il popolo è inizialmente incredulo, stupito. Le persone si guardano attonite, si interrogano, ripetendo a mezza voce le parole dell'annuncio. Novaro lo rappresenta con un pianissimo staccato e concitato. Le persone sembrano sbigottite, incantate, come in un quadro di stupore dell'opera lirica. Il quadro di stupore è quel momento in cui i personaggi manifestano il loro stupore in relazione a un colpo di scena. Balbettano, cantano in pianissimo e staccato. Lo ascoltiamo per esempio nel Barbiere di Siviglia di Rossini, quando il conte d'Almaviva getta la maschera. I personaggi sono sbigottiti, rimangono freddi ed immobili come una statua. Non resta lì dove una statua, fiato non resta lì. Nell'inno di Novaro il popolo è stupito, ma anche agitato, fremente. Viene in mente il coro dei Leviti dal Nabucco di Verdi. Il maledetto non ha fratelli. Qui Verdi utilizza indicazioni molto simili a Novaro per rendere l'agitazione convulsa che serpeggia tra i Leviti. Pianissimo e ben staccato. In Novaro il popolo italico, inizialmente stupito, acquista lentamente coraggio e la musica cresce. Ma lo spettro della morte comincia ad aleggiare sul popolo. La musica modula in minore, proprio sull'idea della morte. Il modo minore è più oscuro e doloroso. Il popolo torna a cantare in pianissimo, timoroso.
Ma l'Italia s'è desta e ci chiama. La morte non ci spaventa. La musica torna in maggiore e il coro cresce ed accelera fino alla fine. È il momento della convinzione, del coraggio. Questo effetto di crescere e accelerare insieme viene denominato crescendo rossiniano, proprio per il largo impiego che ne faceva Rossini. È un effetto coinvolgente che richiama naturalmente l'applauso del pubblico. Lo ascoltiamo per esempio nell'ouverture della Gazza Ladra. Questo crescendo e accelerando fino alla fine, che scrive Novaro, culmina in un sì, quasi parlato, che è stato aggiunto da Novaro stesso all'inno di Mameli, proprio come culmine di questa presa di coscienza finale del popolo. Novaro scrive: «E il poeta mi perdonerà se ho aggiunto all'ultimo verso una sillaba». Il canto degli italiani venne eseguito ufficialmente per la prima volta nel 1847, il 10 dicembre a Genova, durante la commemorazione della cacciata degli austriaci dalla città nel 1746. Venne intonato davanti a un pubblico di più di 30.000 patrioti e divenne subito un classico. Quest'inno si diffuse più di qualsiasi altro inno patriottico. Pensate che Verdi stesso scrisse un suo inno, ma fu un flop e non prese mai davvero piede. Mi riferisco a Suona la tromba sui versi di Mameli e commissionato da Mazzini in persona. Neanche quest'inno verdiano riuscì a scalzare quello di Novaro, che entrò da subito nel cuore di tutti i patrioti. Ora, come vi dicevo a inizio video, spesso il canto degli italiani viene eseguito senza tener conto di tutte queste sottigliezze retoriche e espressive di cui abbiamo parlato. A volte viene banalizzato in una marcetta, a volte sembra una marcia funebre. Spesso non vengono rispettate le indicazioni agogiche o vengono fraintese e si perde la componente drammatica, operistica dell'inno. E inoltre si perde la sua struttura bipartita, questo dialogo tra solista e popolo. Le dinamiche così espressive del popolo vengono banalizzate, senza contare il modo in cui si storpia il momento della modulazione a mi bemolle maggiore, il tristemente noto popporopopopò. Insomma, l'inno non lo conosciamo e lo cantiamo male. Non lo teniamo in grande considerazione neanche da un punto di vista istituzionale. Pensate che è diventato ufficialmente l'inno italiano solamente nel 2017. Venne scelto come inno provvisorio nel 1946, ma da allora rimase provvisorio e venne istituzionalizzato solo pochi anni fa. Forse perché, come scriveva Prezzolini, in Italia nulla è più definitivo delle cose provvisorie. Io vi invito a iscrivervi al mio canale, a recuperare tutti gli altri video che trovate anche in descrizione e nel primo commento, e ringrazio di cuore tutti gli abbonati al canale. Abbonatevi, mettete mi piace e condividete questo video. Alla prossima, ciao ciao!